Ricordo anni fa, quando ho finito l'università, che ho incominciato a cercare lavoro. E, nei primi lavori che ho fatto ho trovato una forma di straniamento, direi quasi di solitudine, no? Di non comprensione di quello che mi stava accadendo, perché assolutamente non ero pronto al mondo del lavoro. Questa è una frase comune, spesso si sente dire che si fanno degli studi, ma poi si arriva ad un certo momento nella quale bisogna cominciare a lavorare, ma si capisce che non si hanno le competenze per poterlo fare. E quindi molto spesso si trova ad aver, come dire, investito una vita fatta di impegno sui libri scolastici perché si ha un'idea, no, di un'oasi, di un'idea di quello che può essere il mondo del lavoro, perché ce lo portiamo dietro dalla nostra lunga esperienza studentesca, ma poi quello che incontriamo nel mondo del lavoro è un processo, è un mondo totalmente diverso, fatto di processi diversi, fatto di valutazioni diverse, fatto di relazione, molto diverso dal mondo della scuola. E quindi il mio primo desiderio in questo video è cercare di spiegare quello che secondo me dovrebbe fare un ventenne in questo momento per il proprio futuro. E il proprio futuro non è solo fatto di studio, ma è di comprensione del contesto di quello che potrà succedere negli anni successivi per cercare di crearsi un benessere e una serenità, cioè fare poi quello che piace, quello che si vorrebbe fare, ma prima di tutto capire cosa ci piace e soprattutto crearsi una solida base finanziaria, perché questo è indubbio è la pietra sulla quale noi fondiamo tutto il resto. Senza i soldi, senza avere dei risparmi, senza aver fatto degli investimenti, molto spesso i nostri desideri, i nostri sogni non possono essere messi a terra. Quindi quello che voglio vedere oggi è proprio questo: come far sì che un ventenne lavori già da subito, già da adesso, lavori su se stesso e su quello che vuole fare per ottenere quella serenità e quel benessere lungo tutta la sua vita, perché è proprio in quegli anni che bisogna mettere le basi per un futuro felice di se stesso. Quindi oggi vedremo tre punti sostanzialmente: come gestire il denaro e quindi cercare di costruire una solida base finanziaria già da giovani, come investire, quindi come cercare di creare, di costruire una libertà finanziaria che ci permetta poi di investire i soldi che noi otteniamo dal risparmio e dall'investimento per i nostri progetti, come per esempio fare dei viaggi all'estero, comprarsi una casa, non lo so, aprirsi una propria attività imprenditoriale la parte finale su come investire in se stesso per cercare di capire per che cosa si è portati, per che cosa si vuole indirizzare, su che cosa ci si vuole indirizzare per la vita, e quei piccoli consigli che assolutamente in un mondo complesso e globale come questo sono necessari per vivere bene. Come sapete, questo è il canale M per Money, il canale dove abitualmente aiutiamo le persone, le famiglie e i ragazzi a risparmiare e a investire in una maniera consapevole e semplice. Questo perché secondo noi ogni euro è importante, ogni euro conta, e quindi la base del risparmio e dell'investimento è fondamentale per una vita serena da ragazzo e quando si ha la famiglia. Quindi ragazzi, partiamo subito e cerchiamo di capire dal primo punto come i ragazzi di 20 anni dovrebbero gestire il denaro. Ma prima di tutto perché lo devono gestire? Perché bisogna creare una solida base finanziaria, cioè bisogna avere dei soldi che si possono mettere via. Uno degli errori che abitualmente viene fatto, questo non solamente dai giovani, ma in maniera particolare dai giovani che magari non hanno, come dire, no, delle
delle uscite molto importanti, perché magari non vivono a casa ancora con i genitori a 20 anni, perché magari incominciano ad avere il primo stipendio e quindi non hanno la bolletta della luce, magari hanno solamente una macchina, ma magari la macchina è intestata alla mamma e quindi paga ancora le spese, insomma, o che comunque incominciano a vivere da soli, no? Affittando una stanza o prendendosi una casa, vivono ancora in una maniera dove, non avendo dei figli, non avendo delle pretese incredibili, hanno delle spese ancora contenute. Quindi quello che voglio dire è che abitualmente, molto spesso a quell'età, si rinuncia ad avere un'idea, no, di risparmio molto importante. Invece è proprio risparmiando, avendo una base dalla quale partire e poter investire, è la base per il proprio successo economico nella vita, ma anche per vivere serenamente quando si dovranno affrontare delle spese. E quindi prima di tutto cosa bisogna fare? Bisogna fare un po' attenzione a come si spendono i soldi, no? Quindi la prima cosa è cercare di creare un budget, di sapere quali sono le spese che noi facciamo durante le nostre settimane, quindi dove andiamo a spendere, in quali settori, cioè divertimenti, macchine e bla bla bla, e in quel modo cercare di settorializzare le spese che abbiamo avuto, cercando di capire dove andiamo a spendere i soldi, perché solo avendo una comprensione di dove e quanto spendiamo, riusciamo a capire dove stiamo esagerando, perché magari ci accorgiamo che spendiamo il 40% del nostro stipendio, dei soldi che ci danno i genitori, magari andando al ristorante, no? E quindi comprendiamo che il 40% è eccessivo e dobbiamo ridurlo per portarlo a un 10 o un 15%. Ma a parte le statistiche in sé per sé, quello che è importante è quindi avere una comprensione di quello che stiamo spendendo e dove lo stiamo spendendo, in modo che, punto numero 2, cioè la sottosezione di come creare una base finanziaria solida, è quella di dire ok, una parte dei miei introiti, indipendentemente da dove arrivino, li vado a salvare e creo un fondo di emergenza. Questo fondo di emergenza mi serve per eventualmente, non lo so, voglio comprarmi una macchina, ho la base per potermela comprare, voglio incominciare ad andare a vivere da solo e quindi devo anticipare 2 mesi di affitto, 3 mesi di affitto, devo comprarmi i mobili della casa nella quale vado a vivere e quindi ho un fondo di emergenza. Ma nello stesso tempo quel fondo di emergenza vedremo cosa ci serve anche per poter poi investire. Quindi, punto numero 1 della nostra creazione di una stabilità, di una base finanziaria, è quella di capire dove spendiamo, cosa spendiamo e quindi cercare di togliere i costi inutili. Una parte del nostro stipendio, dei nostri introiti, che abitualmente deve essere almeno dal 10 al 20%, ok? Quindi se noi guadagniamo 1000, almeno 200 euro, 100 euro devono essere messe via nel nostro fondo di emergenza. Quindi numero 2, cercare di crearci questo fondo. E punto numero 3, collegato sempre al nostro conto economico, quindi di spese e di ingressi, cercare di evitare le spese, tra virgolette, compulsive. E queste spese compulsive molto spesso sono legate alla creazione di debito. Ecco, se un debito viene creato perché si va ad acquistare, non lo so, no, una casa, quindi si fa un anticipo per la casa o perché si compra la macchinina che ci permette di andare a lavorare, senza la quale non potremmo andare a lavorare a 50 km da casa, allora ha un senso. Ma se noi andiamo a spendere questi soldi facendoci un debito su, come dire, dei piaceri voluttuari, no? Come potrebbe essere avere la televisione da 1500 euro, avere l'ultimo modello della PlayStation, avere le scarpe da 400 euro, in quel caso lì e farci dei debiti per questi beni voluttuari, in quel caso io sconsiglio vivamente
di farli. Ecco, qui bisogna mettere un po' il focus, quindi sottolineare come uno dei problemi principali, non solo per i ragazzi, per le economie dei ragazzi e per quelle delle famiglie, è quella della creazione di debiti che hanno dei tassi di interesse importanti. Ci sono dei finanziamenti che magari hanno un tasso zero, e ce ne sono, o che hanno dei tassi molto piccoli, ma quando si incominciano ad essere dei tassi importanti, ok? Allora bisogna cercare di evitare di fare quegli acquisti, perché molto spesso non sono beni necessari, ma sono dei beni, come dicevo appunto prima, voluttuari, cioè basati su un impulso, su un desiderio, su un'emozione, più che su una necessità, no? Lo so che da giovane questa cosa è difficile da comprendere perché si ha una lunga vita davanti, non si pensa poi alle necessità future, alle necessità di dover creare una base finanziaria, si ha meno consapevolezza di che cosa ci aspetta, ma prendetelo per buono, ecco ragazzi, questo è il punto principale, cioè se noi vogliamo un domani vivere una vita serena e fare quello che ci piacerà voler fare, sia da un punto di vista lavorativo, sia con la famiglia, sia perché abbiamo il piacere di farci una vacanza quando avremo 30 anni, 40 anni, il punto principale dal quale partire è assolutamente questo: costruisci una base finanziaria solida, quindi monitora come spendi e cosa spendi e una parte, almeno del 10-20%, risparmiala ed evita di spendere i soldi che vengono spesi per delle emozioni, perché tu in quel momento hai una compulsione, sei spinto all'acquisto non ragionando, ma facendo degli acquisti che magari non sono quelli da 5-10 euro, ma sono quelli da, che ne so, come una macchina, che ci facciamo i debiti per acquistare una macchina che vale 50-60 mila euro quando si ha uno stipendio di 1000-1500 euro. Quindi questo è il primo macro ambiente che dobbiamo tenere in considerazione, la gestione del denaro, ok? Da giovani. Il secondo punto correlato a questo è come andare a investire, no? Per creare quella che normalmente viene chiamata la nostra libertà finanziaria, che in italiano non vuol dire granché, no? Ma per spiegarla bene vuol dire che non è sufficiente, se vogliamo toglierci, non è il termine giusto degli sfizi, ma se vogliamo, come dicevo prima, cercare di avere una vita allineata con i nostri desiderata, cioè con quello che vogliamo fare, e quindi magari, che ne so, aprirci un'attività, aprirci un negozio, oppure farci un viaggio, farci un'esperienza di 1 anno, 2 anni all'estero per ampliare le nostre visioni, le nostre capacità. E dobbiamo mantenerci, non so, in UK, in America, in Giappone, in Cina. Allora, in quel caso lì non basta se io prendo uno stipendio da 1500 euro, risparmiare 150 euro per poter poi permettermi di fare un viaggio del genere, comprarmi la macchinina. Quello che è importante è assolutamente quello di risparmiare, ma di andare ad investire questi soldi, no? Andare ad investire perché solamente con l'interesse composto, sapete che l'interesse composto è un po' la magia, no? È quella che ha reso Warren Buffett, il più grande investitore del mondo, uno dei 10 uomini più ricchi al mondo, senza oggettivamente avere un'azienda che produce qualcosa, cioè non è Tesla che produce delle macchine, non è Microsoft che produce dei sistemi informatici o cose del genere, cioè Warren Buffett ha un'azienda finanziaria che investe in aziende, come ha fatto appunto andando a investire sin da giovanissimo nelle azioni, ok? Questo è un punto che poi chiaramente va valutato, cioè meriterebbe un video a parte, perché gli investimenti che si devono fare da giovane sono degli investimenti che non devono essere scriteriati, cioè voi sapete bene che ci sono tantissime tipologie di investimento, ci sono le tipologie di investimento basate su dove noi possiamo andare a mettere i nostri soldi sulle azioni, sulle obbligazioni, che quindi sono, se sono corporate, faccio un esempio, quindi basate a delle aziende o sono dei titoli di Stato,
sono praticamente noi, quanto investitori privati, diamo dei soldi a questa società o allo Stato, loro prendono questi soldi e attraverso questi soldi ci danno un interesse, un capitale garantito, non è proprio così, ma dei piccoli interessi perché noi gli abbiamo prestato questo denaro. Quindi ci sono le azioni, le obbligazioni, c'è la possibilità di detenere del denaro cash, quindi liquido, c'è la possibilità di anche di acquistare delle commodity tipo l'oro. Quindi ci sono tante tipologie di investimento. È chiaro che poi bisogna creare un portafoglio bilanciato, ma abitualmente la storia cosa ci dice? La storia ci dice che nel giro di 30 anni, dai 10 ai 30 anni, le azioni battono assolutamente qualsiasi altro asset di investimento, ok? In termini di ritorno, quindi di soldi che poi noi guadagniamo. Quindi è chiaro che abitualmente un portafoglio per un ragazzo dovrebbe essere molto indirizzato verso le azioni, però sempre con criterio. Perché? Perché ehm, mi confronto spesso con chi è giovane, magari investe, è abituato ad investire in una maniera molto speculativa, no? Che ci sta perché l'idea di un giovane di 20 anni è quella di far crescere il proprio capitale, no? Magari non è conservativa, perché se hai 10-15 mila euro è chiaro che per poterci fare qualcosa e comprarti, che ne so, un alloggio devi farlo crescere molto. Quindi l'idea sì, deve essere quella di avere un portafoglio molto spinto sulle azioni, ma allo stesso tempo evitando le speculazioni più forti. E con questo cosa intendo? Intendo che bisogna avere un portafoglio discretamente diversificato. Discretamente diversificato vuol dire non detenere solo una, due o tre azioni, anche perché molto spesso non bisogna cadere nella rete, questo ve lo dico, di buttarsi in cose troppo rischiose, no? In quei guadagni facili. Ecco, una delle novità della pericolosità del mondo moderno, lo dico che non c'era 20 anni fa, quando io ero giovane, quando avevo appunto 20 anni, era quella di non avere tutti questi input di persone che sembra che facciano molti soldi, no? E quindi avere dei modelli comportamentali pericolosi. Faccio l'esempio di coloro che fanno dropshipping, ad esempio, no? Cioè, adesso c'è questo mito del dropshipping, di fare soldi comprando un prodotto cinese, vendendolo tramite un e-commerce e si millanta di fare milioni di euro. Oppure attraverso le criptovalute, no? Dove tantissime persone hanno perso milioni e poi magari ce n'è qualcuna che ha guadagnato ed è diventata ricca e come dire, noi prendiamo modello sempre quella persona che è riuscita, ma non pensiamo alle altre 999 persone che invece hanno fallito. Perché? Perché si è notato, e questo ragazzi tenetelo bene a mente, che il benessere economico e finanziario che una persona costruisce, come dicevo prima, partendo da giovane, quindi investendo da giovane, ma avendo un rischio rendimento non eccessivo, cioè avendo prima di tutto una costanza nell'investimento, partendo da giovane, costanza nell'investimento, quindi investendo mese su mese all'interno di portafogli diversificati, quindi partiamo 20 anni, mettiamo il nostro capitale, poi ogni mese con quella parte che risparmiamo di 100-200 euro la andiamo a mettere nell'asset che abbiamo deciso, quindi andiamo a integrare la cifra che abbiamo investito e attraverso quindi questa decisione, no, di andare a investire con costanza da giovane e soprattutto lasciandola correre, cioè quindi non comprando o vendendo. Ecco, questo è un altro punto fondamentale, il terzo fondamentale: non comprate e vendete. Perché? Perché ci sono tantissime, ragazzi, tantissime metodologie di investimento e c'è l'investimento come quello dove si fa trading, quindi dove si acquista e si vende l'azione in un breve tempo, che può essere quello all'interno della stessa giornata, può essere quello dove invece si compra e si vende quando si presume che l'azione debba scendere, quando si presume che l'azione debba salire.
Ecco, io ragazzi invece andrei per uno stile Warren Buffett, quindi investi da giovane, investi sempre i soldi che risparmi all'interno ogni mese e soprattutto vai su investimenti che sanno storicamente che funzionano, che non è quello di comprare e vendere, ma è quello di comprare e lasciare lì, ok? Buy and hold, cioè compra e tieni lì. Quindi tieni per anni, 5, 10, 15, 20 anni, i soldi in quell'asset che tu hai scelto e i soldi arriveranno attraverso l'interesse composto. E questo è un punto da sottolineare, come dicevo, che è quello di evitare questi impulsi di acquisto e di vendita che molto spesso sono quelli che vedi online, cioè perché la maggior parte dei video che si vedono adesso compra queste 5 azioni che ti fanno diventare ricco. Questi i tre, le tre criptovalute da comprare per diventare milionario e non lavorare mai più. Ragazzi, queste cose non esistono, cioè non si fanno i soldi o pochissimi li fanno, si contano sulle dita di mano, pochissimi li fanno andando a rischiare molto, andando a non avere una progettualità del genere. Non si può avere un portafoglio costituito da 2 o 3 azioni perché è veramente molto molto pericoloso. Quindi quello che ha consigliato Warren Buffett e quello che mi sento di consigliare io, acquistate 1, 2 ETF, 3 ETF differenziati e all'interno di questi ETF chiaramente voi avete già la diversificazione, perché se comprate un ETF legato all'S&P 500 per esempio, quindi allo Standard & Poor's americano, voi avete rendimenti che arrivano annualmente all'8-9%, storici ragazzi, parliamo di decenni di misurazione, cioè non è che stiamo dicendo adesso che i soldi degli ultimi 5 anni sono stati l'8%, e così da quando siamo partiti, da quando l'S&P 500 viene monitorato, quindi ci sono delle performance altissime lasciando lì i soldi, e soprattutto l'interesse composto lavoro se noi andiamo ripetutamente ad incrementare quella cifra, anche perché noi andiamo a comprare e a mettere soldi all'interno di quell'ETF in momenti differenziati, no? Quindi che possono essere alti ma possono essere anche bassi, e questo può aiutare, perché se noi andiamo ad acquistare sempre, anche se la borsa sta calando, noi andiamo in qualche modo a mediare, cioè stiamo accrescendo il nostro capitale, e quando riparte avremo più capitale all'interno del nostro fondo, del nostro ETF, e quindi quando salirà guadagnerà molto di più in maniera veloce. Quindi quello che secondo me è fondamentale è investire, chiaramente, ma farlo in una maniera consapevole e ragionata. Cioè io vi faccio l'esempio, cioè io ho fatto anche trading intraday, no? E vi dico che è una cosa veramente molto pericolosa, che io sconsiglierei onestamente di fare. Poi chi è appassionato e chi pensa che quello debba diventare il suo lavoro, allora sì, ma se uno lo fa per costruire e per far crescere il proprio capitale, quella non è la strada giusta. La strada giusta è quella che utilizzano tutti i grandi investitori, da Ray Dalio a Warren Buffett, tutta gente che compra e tiene quei capitali all'interno della stessa azione o degli stessi asset per tantissimo tempo. Questa è l'unica scienza al momento, cioè l'unico, come dire, tipologia di investimento che la scienza ci dica che sia produttivo, e probabilmente più produttivo di tutti gli altri. Quindi inizia da giovane, investi con costanza e diversifica, ma evita le cose super rischiose, perché sono speculazioni, ragazzi, sono speculazioni. Io ho fatto un video sul Bitcoin, guardatelo. È chiaro che da giovane uno abbia voglia di provare perché vede che questo Bitcoin sale sempre, ma ragazzi, bisogna anche studiare, perché il Bitcoin può essere pericoloso. Poi, se uno vuole tenere il 2%, il 3% del capitale in Bitcoin, lo può assolutamente fare e ha un senso farlo. Ma quello che voglio dire è che una cosa è speculare su cose rischiose, un'altra è investire. E investire sappiamo che noi guadagniamo l'8% annuo da qui in avanti, se agiamo in questa maniera. E solo in questa maniera allora noi andremo a costruire quel capitale che ci permetterà, quando avremo 30, 40, 50 anni, a
poter fare quello che noi vogliamo, a dare un'istruzione ai nostri figli o a creare la nostra attività imprenditoriale, comprarci una seconda casa, insomma, una seconda casa da mettere a rendita, insomma, noi possiamo fare veramente grandi, grandi cose seguendo questi due insegnamenti: risparmio, come risparmiare e come costruirsi appunto una base finanziaria; due, come utilizzare quella base finanziaria per andare assolutamente ad aumentare il nostro capitale. Però io ve lo ripeto, prima di passare al terzo punto, evitate le speculazioni rischiose. Il trading, soprattutto il trading online, quello giornaliero, intraday, è molto molto pericoloso. E sappiatelo, perché sempre di più non è un essere umano che va, come dire, a giocare e dire io compro qui e vendo qui nello stesso giorno. Ci sono ormai, passatemi il termine, dei software che fanno questo, e quindi comprano e vendono, e molto spesso i pesci grossi sanno già dove sono i vostri stop loss, chiamati così. Lo stop loss è quando tu dici io compro questa azione a 100 euro, ma se arriva a 90 io la vendo, e quindi automaticamente metto lo stop loss, cioè dico che a 90 il mio sistema, la mia banca vende quell'azione, e loro sanno dove sono queste cose, e quindi manipolano l'azione affinché molte persone escano, perdano i soldi chiaramente, perché tu hai una perdita e loro guadagnano. Allo stesso tempo c'è tutta una spinta comunicativa dietro, ormai ci sono i social, ci sono le persone pagate per farlo, per dirti che devi andare ad investire in determinate azioni che stanno salendo, e ti fanno vedere che quelle azioni salgono. Perché? Perché loro magari le comprano inizialmente, poi fanno hype all'interno, all'esterno, e quindi tutti i social cominciano a parlarne, X comincia a parlarne, YouTube incomincia a parlarne, tutti vanno lì dentro, investono, blam blam blam, l'azione sale di prezzo fino a quando loro vendono e voi crollate voi e l'azione. E ricordate che anche Warren Buffett questo l'ha fatto, e da quell'errore ha imparato. La sua prima azione, che ha comprato mi sembra a 11 anni, è andata giù, appena è tornata al suo valore lui l'ha venduta, perché ha capito qual è la tensione anche di avere la pressione della perdita, no? Perché ragazzi, noi sempre pensiamo, no, ma mettiamoci, tanto siamo giovani, possiamo recuperare, rischiamo in una maniera importante, no? Ma ragazzi, i soldi, alla fine, vedete che quando, cioè voi dovete anche comprendere la vostra resistenza al rischio e come vivete poi col rischio, perché se poi voi vivete che andate, non riuscite a dormire la notte, non vivete più una vita serena perché siete nervosi poi con la vostra fidanzata, perché avete perso dei soldi giocandoli, non lo so, comprando l'azione del Palantir, perché tutti parlano di quella, o l'azione del momento, no? Tipo GameStop di un po' di tempo fa, che tutti compravano, e poi ci avete perso 500 euro dei vostri 1000 euro. Per voi sono tanti 500 euro, per i giovani sono tanti 500 euro, e quindi non vi fa poi vivere bene le relazioni con le altre persone, perché magari siete nervosi, pensate a quello tutto il giorno e non vi focalizzate sulle cose veramente importanti, poi no, magari della vita. Quindi mi raccomando, dovete assolutamente gestire il denaro in una maniera più consapevole, e soprattutto andare a investire in una maniera più consapevole. E quindi cosa bisogna fare, ragazzi? Bisogna studiare. Quello che bisogna fare è bisogna studiare. Lo so che è una brutta parola, nel senso che purtroppo, o per fortuna, la vita ci porta già abitualmente, no, a studiare tantissimo quando siamo giovani, almeno fino a 18-19 anni, ma quello che voglio dire è che è importantissima l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria purtroppo in questo paese, rispetto all'America, è molto molto bassa. E quando parlo di educazione finanziaria parlo appunto di come risparmiare dei soldi, di come investirli, e sappiate che c'è un universo sterminato, perché l'investimento, faccio l'esempio, investire in borsa può considerare lo studio dell'analisi fondamentale, quindi andare a cercare di capire quali sono
i conti economici delle aziende, quindi studiare i conti economici delle aziende, è fatto di analisi tecnica, quindi studiare i grafici e capire come si potrebbe muovere il prezzo successivamente in base al momento nel quale siamo. Dati macroeconomici, quindi come non lo so, la banca centrale, la Fed, le guerre che ci sono possono manipolare i prezzi e muovere i prezzi. È fatto da un universo di conoscenza sterminata, che non arriverete mai a possedere tutta, ma avere una parte fondamentale di studio lungo fatto attraverso i video su YouTube, attraverso la lettura di tanti libri anche di gestione del denaro, ragazzi, perché il money management è uno degli elementi fondamentali sul quale si basa l'investimento. E l'investimento ci dice che noi dobbiamo andare a sempre prima di investire qualcosa capire qual è il nostro rischio e il nostro rendimento. Cioè se il rischio è 1, cioè se noi investendo questo possiamo guadagnare 100, ma abbiamo quindi abbiamo un rendimento di 100, ma possiamo rischiare di perdere il tutto, quell'investimento non sa da fare, ok? Sa da fare se ci sono dei tassi, come dire, dei ratio di almeno 3-5 a 1, cioè andiamo a investire se possiamo guadagnare 3-5 volte quello che possiamo perdere. Questo è un esempio, potremo fare dei video su questo, ma quindi considerate questo aspetto in maniera preponderante. Solo conoscendo queste cose voi potete capire, solo avendo un'educazione finanziaria riuscirete poi a gestire in maniera oculata i vostri soldi, anche perché ragazzi l'educazione finanziaria è fondamentale, perché anche se voi senza avercela avete seguito i primi 2 passi, cioè avete costruito una base solida, avete investito e avete fatto i soldi, avete fatto 100.000 euro e andrete in banca e chiedete di gestirvi quei soldi, io vi assicuro che la gestione lì è una gestione che farà gli interessi molto spesso non solo vostri, ma anche di chi manipola quei soldi, no? È un po' come la gente di calcio, no? La gente, il minoraio della situazione che quando lavorava aveva grandissimo successo, fortunatamente, aveva grandissime capacità, riusciva a far ottenere ai propri giocatori degli stipendi altissimi e quindi lui riceveva delle commissioni altissime. Ma molti di questi, alcuni di questi si sono bruciati, vedete Balotelli, e quindi quello che voglio dire è che sicuramente la banca deve fare un po' il vostro interesse, ma fa soprattutto il suo. E quindi vi proporrà dei fondi, vi proporrà delle alternative che voi dovrete valutare, dovrete capire se hanno senso o no. E molto spesso vi costruiranno anche dei portafogli che non sono collegati alla vostra, come dire, al vostro desiderio e alla vostra magari rischio e rendimento, perché magari vi faranno un portafoglio basato all'80%, perché la maggior parte magari sono così, 80-90% azioni, 10% obbligazioni, e poi quando voi un anno di recessione vi trovate con il 30-40% in meno, e magari parlo di 100.000 euro, vi trovate con 50-60.000 euro sul portafoglio, appunto perdete il senno, non dormite più la notte, ma questo accade. E quindi magari voi non eravate quella persona che doveva avere quella tipologia di portafoglio, no? E quindi avevate bisogno di un portafoglio più bilanciato, no? Quindi voi dovete incominciare a capire, a studiare, prima di tutto per essere autonomi, ma se non volete essere autonomi perché non avrete il tempo per poterlo essere, la seconda cosa è che quando vi affidate a uno specialista, capite cosa vi sta dicendo quello specialista, perché magari non vi vuole prendere in giro, non vuole guadagnare, come dire, sicuramente deve guadagnare, ma magari vi dà anche dei consigli perché non sa, non vi conosce, quindi chiaramente vi dà consigli basati su se stesso, e quindi è importante che voi conosciate voi stessi e abbiate una conoscenza finanziaria appunto per poter investire. E quindi, come dicevo, voi dovete assolutamente conoscere voi stessi. Io sono partito con il video dicendo che io mi sono trovato in un mondo, in un lost world, cioè io mi sono proprio perso nel momento in cui ho cominciato a lavorare, perché mi sono accorto che non avevo delle competenze per poter lavorare.
mi mancavano proprio le basi del lavoro, di quello che è poi il mondo del lavoro. Il mondo del lavoro è fatto di relazione con altre persone, ok? Il mondo del lavoro è fatto di presentazioni, cioè di sapersi presentare, di saper parlare con gli altri, quindi anche di public, scusate, di public speaking, no? Quindi voi vi trovate in un mondo, e molto spesso anche di parte economica molto importante, qualsiasi lavoro voi facciate, quindi ti trovi in un mondo fatto di teoria fino ai 20 anni e poi ti devi trovare in un mondo di pratica dove devi saper a che fare, saper avere a che fare con le persone, saper fare dei conti in maniera magari non vi servono le espressioni, ma vi serve capire il conto economico di un'attività che fate perché vi chiedono il ritorno dell'investimento di qualsiasi cosa voi facciate, vi chiedono di calcolare un budget, vi dicono ok, tu cosa vuoi fare? Vuoi fare questo progetto? Ok, ma quanto pensi di guadagnare da questo progetto? Quanto pensi di ricavare? Quindi quante spese puoi fare? Quindi voi dovete fare un piano di marketing, un piano commerciale in quasi tutte le attività che fate, anche se sarete da soli. Quindi lo studio della parte finanziaria è importante, ma quello che è importante è incominciare sin da giovani per evitare di trovarvi come me in un momento di dispersione nel mondo, di non trovare la propria via, è quella di sviluppare delle competenze professionali. Partite a lavorare fin da giovani, ragazzi, fin da giovani, perché solo girando, solo sbagliando, facendo dei lavori, si capisce prima di tutto che cosa vuol dire lavorare e quindi la fortuna dello studio. Si capisce lo sforzo che si fa nel lavorare, ma soprattutto si apprendono delle competenze pratiche che vi servono un domani. Io consiglio ai ragazzi di sviluppare delle competenze professionali in posti diversi, perché ogni azienda è un mondo a sé, ogni azienda ha delle peculiarità, ha dei processi, ha delle persone, ha un management diverso, quindi troverai tante altre persone con le quali ti interfaccerai, con le quali parlerai, con le quali ti si apriranno dei mondi. Io vi assicuro che una cosa fatta in un'azienda è diversa, anche se la stessa viene fatta in un modo diverso in un altro, perché le credenze sono diverse, la storia di quell'azienda è diversa, i soldi sono diversi, quindi magari in alcuni casi in aziende piccole dovete mettere più inventiva perché ci sono meno soldi e quindi voi dovete fare questo bagaglio professionale sin da giovani. Fate tantissimi lavori, girate e soprattutto andate anche all'estero a fare queste esperienze. Perché imparando in Italia magari noi abbiamo un modello, no, di comprensione delle cose, di tipologia, di come approntiamo e di come lavoriamo. Magari all'estero ci sono tante idee che qui non abbiamo che le potete importare. Ok, come noi abbiamo importato, non lo so, la gelateria e molti hanno fatto successo aprendo dei negozi di dolce o di gelateria all'estero, è un esempio stupido ma pratico, o delle pizzerie. Allo stesso tempo ci sono tantissime attività che vengono fatte all'estero che qui non abbiamo, che potrebbero avere un impatto e un successo incredibile. Quindi sviluppate le competenze economiche, finanziarie, ma soprattutto lavorate sin da subito. Appena potete incominciate a lavorare, ma facendo delle esperienze diverse. Possono essere delle esperienze anche basiche, cioè anche andare a lavorare in supermercato ti insegna tantissimo. Io quello che voglio dire è quindi il mercato premia il valore. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in un mondo di cambiamento come questo, nel quale non lo so, per 5 anni si parla che la cosa più importante sia quella di una tipologia di lavoro e dopo 5 anni si parla totalmente di un'altra tipologia di lavoro. È difficile avere un'indicazione di che cosa succederà nel futuro, di cosa funzionerà nel futuro. Noi non lo sappiamo. Ormai difficilmente si può avere una previsione di cosa fare fra 20 anni e di cosa si farà fra 20 anni o 30 anni. Tant'è che adesso anche con l'intelligenza artificiale si dice che è difficile che molti posti di lavoro non ci saranno più, ma senza avere anche come dire, delle idee di negatività, no? Cioè dell'avere dei sentimenti di negatività che il mondo sta finendo, non è così. Cioè il mondo sta cambiando in una maniera fondamentale e velocissima grazie alla tecnologia. La tecnologia ci sta facendo cambiare tantissimo. 10 anni fa nessuno faceva l'influencer, nessuno faceva lo youtuber, eppure ci sono molti che hanno fatto successo.
ma magari fra 10 anni non funzionerà più questo, ci sarà un'altra tipologia di settore che funzionerà al suo posto. Io vi faccio l'esempio, sempre di più, per esempio il calcio viene seguito di meno dai giovani, no? Il calcio viene seguito, quello tradizionale, da una parte consistente di persone che hanno una certa età, che sono state appassionate da piccole. I giovani di adesso parlano sempre di meno di calcio e magari molto più di gaming. Ecco, quello potrebbe essere il settore nel quale investire. Ecco, quello che voglio dire è che voi capite il mondo solamente se lavorate. Se lavorate e cambiate spesso per cercare di capire la direzione che si prende, e anche all'estero, ma soprattutto quella capacità di cambiare tanti lavori da giovane vi permette un domani di reinventarvi, perché non abbiamo più la possibilità di dire ok, sto per 10 anni e faccio questo lavoro per 10, 15, 20, 30 anni. Il mondo non è più così, anche le grandi multinazionali ti cambiano di un ruolo ogni anno, 2 anni, 3 anni, ti spostano e ti fanno fare delle nuove esperienze per mantenerti, come dire, sempre sulla tensione, farti imparare nuove cose, ma mantenere la tua capacità di apprendimento, ma anche di adattamento sempre più stimolata. Quindi quello che voglio dire è, mi raccomando, sviluppate delle competenze professionali, ok? Questo è un punto importante della nostra terza sessione, della nostra terza sezione, il potere della conoscenza e dell'investimento su se stesso. Quindi investi su te stesso lavorando, investi cercando di capire il mondo, investi studiando la parte economica, finanziaria, ma soprattutto, e questo è un punto che secondo me è fondamentale, che ci si scorda da ragazzi, è di creare una rete di contatti, no? La rete di contatti è fondamentale nel mondo del lavoro, cioè conoscere qualcuno ci apre delle porte, ci apre delle opportunità. Questo non vuol dire clientelismo, che è una bruttissima parola, un bruttissimo atteggiamento, ma conoscere delle persone, prima di tutto ci fa capire il punto di vista degli altri, ma ci apre anche delle opportunità, perché magari una persona sta cercando qualcuno nel tuo ruolo e ti dà l'opportunità di buttarti in quel ruolo lì. Quindi creare delle connessioni con altre persone è fondamentale, ok? Quindi ragazzi abbiamo visto i 3 punti, le 3 sezioni fondamentali: creare una base finanziaria solida, investire questi soldi per aumentare questa base finanziaria e poter fare quello che noi vogliamo fare, e soprattutto investire in noi stessi, quindi comprendere noi stessi e investire in noi stessi. Questo è quello che io consiglio a qualsiasi ventenne del giorno d'oggi che voglia vivere una vita, come dire, serena e piena, perché questo è il termine giusto, piena, produttiva, negli anni che verranno. Perché se no poi magari ti troverai ad avere pochi soldi per poter realizzare i tuoi desideri, o avrai sempre lavorato nello stesso posto per 20 anni, facendo sempre le stesse cose, e se il tuo mondo crollasse perché quell'azienda va male, tu non sapresti come riciclarti, perché hai solo quell'esperienza, perché nessuno ti prenderebbe, perché hai una vita grigia, cioè fatta sempre nello stesso modo, e la vita è fatta a colori, e quindi tu non sapresti leggere i colori dell'altro mondo. Ma voglio concludere questo video cercando di darvi un ultimo prospetto, che non è solamente economico, finanziario o lavorativo come ho dato. Quello che vi spingo veramente a fare è poi di leggere un libro, poi magari faremo un video su questo, che i 7 Habits of Highly Effective People, cioè che viene tradotto in italiano i 7 pilastri del successo. Una bruttissima traduzione, perché il successo non è quello che cerchiamo noi, cioè non è l'idea del successo. Quello che invece cerchiamo è il testo inglese, cioè effective people, cioè persone che sono altamente efficaci, ok? Quindi efficaci vuol dire che riescono con quello che fanno a produrre un risultato, e noi vogliamo produrre un risultato, perché vi faccio l'esempio: se noi stiamo nella stessa azienda per 20 anni è difficile che il nostro stipendio aumenti, sì, aumenta magari nel tempo, ma ci troveremo poi magari dopo 20 anni a guadagnare 1.700-1.800 euro, che non ci permetteranno di vivere una vita come vorremmo, e quindi ci troveremo veramente a non essere efficaci, come dice questo video e questo libro.
E quindi mi invito a leggerlo perché ci sono 3 punti fondamentali, secondo me, che sono da leggere per ogni ragazzo e sono da tenere in considerazione. La prima cosa è conoscere se stesso, cioè noi prima di tutto dobbiamo vincere con noi stessi. Questa è l'idea principale del libro, la prima parte. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo cambiare, dobbiamo avere in mente 3 punti fondamentali quando siamo giovani, ma anche nel resto della nostra vita. Prima di tutto dobbiamo cercare di eh, avere un obiettivo, quindi capire dove noi vogliamo arrivare, ok? Quindi partendo dalla fine, il why, cioè dove vogliamo arrivare lì. Ok, abbiamo l'idea chiara di dove vogliamo arrivare e quindi sappiamo e cerchiamo di arrivare, di capire, di tracciare una strada come arrivarci. E togliamo tutte le distrazioni. Il secondo punto è prioritizzare, quindi togliere le distrazioni che possiamo avere. Quindi se noi vogliamo diventare calciatori, faccio un esempio, ok? E sappiamo che dobbiamo farlo entro un determinato periodo di tempo, vogliamo aprire un'attività entro i 30 anni, allora in quel caso lì sappiamo che abbiamo 7 anni. In quei 7 anni mettiamo giù una scala, una scaletta di attività da fare e togliamo le distrazioni, ragazzi. Togliamo le cose che ci possono creare dei problemi. Magari usciamo una volta in meno durante la settimana, magari spendiamo meno soldi per il nostro piacere, magari facciamo una vacanza in meno. Capiamo? Quindi, obiettivo, prioritizzare le nostre attività e soprattutto essere proattivi. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire cercare di non aspettare che le cose ci accadano, non quando facciamo delle attività subirle passivamente, ma cercare di risolverle prima, di trovare delle soluzioni prima. E questo è il punto sul quale io sono stato fortunato perché queste idee mi sono state trasmesse da uno dei miei primi capi che ho avuto, la proattività, cioè non aspettare che le cose ti arrivino, quando ti arriva un problema cerca di trovare una soluzione proattiva, cioè non seguire quello che dicono gli altri sempre, cerca di trovare qualcosa che possa essere efficace più delle altre cose che hai trovato e così nella tua vita. Quindi semplifica, trovati un obiettivo, semplifica e sii proattivo. E una volta che tu hai trovato la tua strada, perché questo è il punto fondamentale, e io a 20 anni purtroppo, come vi dicevo prima, non l'avevo trovata, ma non mi ero mai posto il problema di dove volessi arrivare, di cosa volessi fare nella vita, ed è questo il problema, bisogna passare allo step successivo, quindi avere una vita sociale, una vita pienamente sociale, perché la vita realizzata da se stessi, per se stessi, non significa niente. E questa vita interrelata con gli altri vuol dire che anche nella vita di tutti i giorni noi dobbiamo cercare di comprendere gli altri, di capirli gli altri, perché sono persone totalmente differenti da noi. Se noi vogliamo avere un successo, non solamente noi stessi, ma un successo, come dire, completo, cioè vogliamo essere sereni, quindi oltre ad avere i soldi, oltre ad fare quello che noi vorremmo fare, quindi cosa vi ho spiegato prima, dobbiamo capire che anche gli altri devono stare bene. Quindi la situazione deve essere quella che viene definita win-win, un successo per tutti quanti. Quindi capire gli altri, comprendere, cercare di avere una sinergia con gli altri, quindi collaborare. Ecco, questo nel mondo del lavoro è molto spesso dimenticato. Molto spesso ci dimentichiamo di collaborare e vogliamo primeggiare rispetto agli altri. E invece solamente cercando di collaborare con gli altri che noi possiamo avere più successo ed essere più efficaci. E così è nel mondo della politica, ragazzi, nel mondo dell'economia. Queste lotte tra Cina, USA, Israele, cioè tutti che vogliono primeggiare, tutti che vogliono arrivare a un certo punto e questo non fa altro che creare problemi a tutti quanti, ok? Dove ci sono tanti ricchi e ci saranno sempre più poveri. Quindi creare il nostro futuro, capire chi siamo, cosa siamo e come arrivarci attraverso i punti che vi ho detto prima, ma cercare anche una socialità, ok? E soprattutto, ragazzi, per concludere questo video, bisogna, se, come si diceva nei latini, mens sana in corpore sano, quindi noi stiamo bene, non solamente se siamo realizzati, ragazzi, solamente se raggiungiamo, se noi vogliamo aprire la nostra attività, il nostro negozio e lo apriamo, perché molto spesso poi quello che abbiamo desiderato ci accorgiamo che ci porta via quello che non avremmo voluto, no? Molte persone si trovano a lavorare 15 ore al giorno e si rendono conto che quello che hanno tanto desiderato poi non era così importante, magari potevano dedicare più tempo ai figli, più tempo alla famiglia.
e questo non l'hanno fatto. Questo non lo possiamo sapere, ma allora una cosa importante è che dobbiamo anche dire che dobbiamo in qualche modo pensare alla nostra parte fisica, mentale, spirituale. Quindi il corpo è fatto di 360, a 360 gradi, di tante anime, di tante parti. Quindi è importante, come dire, pensare al successo, ai soldi, al benessere proprio, ma bisogna pensare anche al proprio benessere fisico e mentale, perché nel tempo lo diventerà sempre più. E quindi questo vuol dire che non bisogna eccedere nella vita di tutti i giorni, anche se si è giovani, perché quello che facciamo oggi sarà il risultato di cosa vedremo domani, no? Quindi, ragazzi, per ricapitolare, mi raccomando, dobbiamo diventare consapevoli di noi stessi, ok? Di chi siamo e di cosa vogliamo fare. E per fare questo dobbiamo fare tanti errori, sbagliare, cambiare continuamente senza aver paura, in un processo di crescita, per arrivare al punto poi di comprensione, di autoconsapevolezza per andare a fare effettivamente quello che ci piace. E quindi il punto fondamentale di tutto è, ragazzi, agite senza vergognarvi e senza avere problemi. Tutti quanti hanno sbagliato e solo quelli che sono riusciti, e quelli che sono riusciti sono quelli che hanno sbagliato di più, ragazzi. Ok? Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto.